Buongiorno e ben trovati con Meridiana, la nostra rubrica di approfondimento. Per 30 anni è stato l'autista e l'assistente personale del grande regista Stanley Kubrick. Oggi ha scritto un libro per raccontare la sua incredibile storia al fianco di uno dei più grandi registi del cinema di tutti i tempi. Parlo di Emilio D'Alessandro, eccolo qui con noi, benvenuto a Rai News. Autore di Stanley Kubrick e me, vediamo la copertina del libro, insieme a Filippo Ulivieri, l'altro autore del libro, responsabile dell'archivio Kubrick. Benvenuto anche a lei. Buongiorno. Allora, Emilio D'Alessandro, lei è stato, prima di diventare l'assistente personale di Stanley Kubrick, è stato operaio in un calzaturificio, poi tassista, lavorava vicino Londra, ma come è avvenuto l'incontro con Kubrick? Un giorno ho dovuto portare questo grosso fallo dalla fabbrica dove lo facevano sul set perché Stanley voleva vedere se andava o non andava. Siccome le strade erano ghiacciate, gli autisti che ci avevano sulla troupe eccetera non si fidavano di guidare. Allora hanno contattato la compagnia dove io lavoravo, cioè che prendevo lavoro da questa agenzia, e sapendo che avevo fatto il pilota, ero in gamba per guidare sulle strade ghiacciate. Quindi stava portando questa scenografia per Arancia Meccanica? Per Arancia Meccanica, che era quasi alla fine. Ricordiamo che c'era una scenografia piuttosto spinta anche come dire, nei simboli. Lei stava trasportando un fallo, diceva? Sì, sì. Oddio, quando ha visto, me l'hanno rimesso in macchina, l'ho coperto perché non era una cosa bella. E, certamente ha voluto sapere, ma chi è che ha fatto questo viaggio? Chi me l'ha portato? Piano piano è venuto a sapere che ero io. Però mi ha fatto cominciare a lavorare, diciamo, avevamo una piccola distanza tra me e lui. Ma siccome che ogni lavoro che facevo, perché ha cominciato a darmi dei lavori più a lungo, era sempre soddisfatto della puntualità. Quindi l'ha messa alla prova e ha capito che poteva fidarsi di lei? A prova, piano piano, e poi mi ha tirato fuori questo tagliantino di pezzo di giornale e c'era Filippo mi deve aiutare. Ha raccontata la sua carriera da pilota automobilistico, perché un altro degli aspetti incredibili della vita di Emilio è che prima di fare l'autista per le compagnie cinematografiche era pilota di Formula Ford e stava per debuttare in Formula 1. Poi purtroppo la crisi economica della fine del decennio degli anni 60 aveva fatto perdere il lavoro e quindi ha dovuto rinunciare a questa promettente carriera da pilota, ma Kubrick aveva recuperato, non si sa bene come, questo ritaglio che raccontava i trascorsi da pilota di Emilio quando gareggiava contro Emerson Fittipaldi, James Hunt, e quindi nel primo colloquio che hanno sostenuto ha presentato questa cosa chiedendogli se era effettivamente lui, questo Emilio D'Alessandro, il pilota che era scritto sul giornale. Quindi il grande Stanley Kubrick, il grande genio osannato e ammirato da tutto il mondo, è rimasto affascinato, possiamo dirlo, da Emilio D'Alessandro. Sì, sì, è un incontro veramente, veramente straordinario, in cui due persone molto diverse, con una storia personale praticamente opposta, quindi un genio del cinema e un emigrante da Cassino che si trasferisce in Inghilterra in cerca di fortuna, si sono trovati e hanno iniziato questo rapporto prima di lavoro e poi a poco anche di amicizia, di confidenza, e hanno passato 30 anni insieme. Infatti vediamo scorrere queste immagini che sono tratte dal libro Stanley Kubrick e me, sono appunto immagini, ecco qui vediamo un cameo, una piccola parte che ha interpretato Emilio D'Alessandro nel film Eyes Wide Shut, quindi l'ultimo film di Stanley Kubrick. Come è stato recitare per Kubrick? Ti faceva sempre delle domande, però si scusava perché pensava, dice, ma sta lavorando, adesso gli faccio fare un'altra cosa. Ma no, gli dissi, no, non è così. Se non faccio questo, io sto facendo un altro lavoro. Per me o questo o quello, non c'è sta differenza. Ma sicuro che, perché mi hanno detto che la tua faccia si somiglia a un giornalaio in New York. E dissi, va bene, se va.
E per fare questa cosa che dura quanti secondi, che è pochissimo, ci sono voluto 2 settimane, ogni sera, Emilio, nel tuo chiosco. Si passava una mezz'oretta, 3/4 d'ora per fare sti provini, eccetera. Lei viveva a Londra, quindi parlava perfettamente l'inglese, insomma, Sì, non aveva sì. difficoltà di comunicazione, tant'è vero che nel suo libro, nel vostro libro, c'è un passaggio che è molto interessante perché raccontate come lei traduceva a Stanley Kubrick le telefonate con Federico Fellini, che non parlava l'inglese evidentemente. No, purtroppo no. E là stavamo sdraiati per terra con un notepad e faceva io, ma io non ci capisco niente. E dissi, io ti do il numero che mi dà Federico Fellini e tu te lo scrivi a modo tuo. Te lo translate Lo traduci? in inglese e tu te lo scrivi. Io non ci metto mano, sto alla cornetta che aspetta. Tu Quindi sentiva, lei traduceva le conversazioni tra questi due grandi registi. Mi faceva fare domande a Fellini, no? E Fellini, io poi le traducevo a Stanley in inglese, però non ci capivo un bel niente. Certo, ma ecco, il ritratto che lei può tracciare di Stanley Kubrick è sicuramente un ritratto molto intimo, molto personale, insomma. Probabilmente dopo la moglie lei è stato l'uomo che per più tempo gli è stato vicino, insomma, quindi lei ha sicuramente un'immagine di lui anche al di là della aneddotistica che lo descrive come un uomo schivo, meticoloso, ossessionato dal lavoro. Le cose erano queste, che Stanley non si fermava mai da lavorare, perché lavorava ore europee e ore americane e c'aveva poco tempo per si riposare. Comunque non accusava mai che era stanco. Ha sempre sopravvissuto, anche diciamo, quando uno ha una piccola febbre o qualche cosa, sempre sorpassato questi limiti. Ecco, vediamo delle foto che la ritraggono in gioventù, insomma, quando lei appunto ha cominciato a lavorare con Stanley Kubrick. Ecco, Filippo Ulivieri, insomma, lei è anche, lo dicevamo, responsabile di questo archivio Kubrick, che è un sito online che raccoglie il materiale cinematografico di Stanley Kubrick. Kubrick ha fatto dei film di denuncia sociale civile, dal Dottor Stranamore contro la bomba atomica, Full Metal Jacket contro il Vietnam, ma che hanno a volte addirittura anticipato la storia. Si pensi a 2001 Odissea nello spazio, che ha anticipato lo sbarco sulla Luna da parte di Neil Armstrong, morto di recente. Proprio a proposito di 2001 Odissea nello spazio, ma è vero che le tute utilizzate dai protagonisti di 2001 Odissea nello spazio hanno ispirato la NASA per disegnare le tute poi degli astronauti, dei 3 astronauti che sono andati sulla Luna? Sì, sostanzialmente la produzione del film era cominciata nel 1964, quando anche era iniziato un po' l'interesse americano per queste spedizioni spaziali, e quindi Kubrick aveva tra i suoi collaboratori e consulenti tutta una serie di esperti, designer e scienziati che hanno lavorato prima al film di Kubrick e poi anche come collaboratori nelle missioni scientifiche, per cui ci sono queste sovrapposizioni tra il film e la realtà. Il film poi è uscito poco tempo prima dell'allunaggio, un anno, quindi ha effettivamente anticipato di E dal punto di vista dell'opinione pubblica ha dato una spinta fortissima, diciamo anche di, come dire, non voglio dire di propaganda, ma in qualche maniera ha dato una spinta fortissima affinché la missione sulla Luna poi fosse realizzata. Sì, infatti curiosamente alcune delle ipotesi di produzione di 2001 vedevano tra i vari partner anche la NASA stessa o anche le altre compagnie come la Pan Am, eccetera, in modo che il film fosse una sorta di spot per queste campagne, per queste aziende. Lei, D'Alessandro, non lavorava ancora con Kubrick quando lui girò 2001 Odissea nello spazio. La sua collaborazione è cominciata con Arancia Meccanica e poi alla è fine di proseguita. Arancia Meccanica, sì, alla fine, ma non prima. Ecco, che idea lei si è fatto? Lei ha seguito anche le riprese di Arancia Meccanica. Fu un film fortissimo che provocò scandalo, enormi polemiche. Lei che idea, da uomo del sud, da italiano di Cassino, si ritrovò catapultato in questo film davvero incredibile. Che idee si è fatto lei? Le prime idee di Kubrick che la cosa che io guardavo con Andros, il suo ex
assistente, mi faceva vedere dei pezzetti. Per me io l'ho trovato educativo, non offensivo. E poi mi ha cominciato a parlare, ma tu che ne pensi di questo, per esempio, quello lì, no? E sì, per me è educativo. Mentre invece gli altri hanno interpretato tutto. C'erano scene di violenza, ma è vero che a Stanley Kubrick fu commissionato di girare alcune sequenze dell'allunaggio. Torniamo a parlare di 2001 Odissea nello spazio. C'è un documentario francese che racconta proprio questo episodio, per cui l'amministrazione Nixon avrebbe chiesto a Stanley Kubrick di girare in uno studio cinematografico le scene, le sequenze dell'allunaggio, qualora l'Apollo 11 non fosse riuscito ad arrivare effettivamente sulla Luna come ci si aspettava. Si tratta semplicemente di una delle tante leggende che circondano un po' la figura di Stanley Kubrick, e questa è tornata un po' alla ribalta adesso anche su internet per via della morte di Neil Armstrong. In realtà è appunto solo una leggenda. Tra l'altro mi sono un po' imbattuto in questa diceria anche inventariando il materiale che Emilio ha a casa per scrivere la sua biografia, e tra i vari cimeli kubrickiani che Emilio ha conservato è spuntato fuori un piccolo caleidoscopio di cartone, quelli da bambini, con una dedica che un certo, se non ricordo male, Bart Winfred Sibrel aveva regalato a Kubrick per il 65esimo compleanno. Kubrick ha fatto delle ricerche per capire chi fosse questa persona e ha scoperto che aveva scritto una serie di articoli polemici, un po' tipo da teorie del complotto, per provare questa cosa. E quando ha scoperto queste cose ha dato il caleidoscopio ad Emilio, chiudendo questa cosa con una frase tipo "se lo infili in quel posto". Quindi direi che questa chiude abbastanza la questione. A Emilio D'Alessandro vorrei fare un'ultima domanda: qual è il suo film preferito di Stanley Kubrick? Ce n'è uno in particolare che ricorda con particolare affetto? A me mi è piaciuto molto Spartacus. Lui faceva, ma perché? Non lo so, Stanley. Ma fa ricordare delle cose. Spartacus era interpretato da Kirk Douglas? Sì, Kirk Douglas. Degli altri sono tutti belli, però, caro Stanley, io non ho quel tempo, 2 ore più, per mi mettere a guardare un film, perché ci stanno altri lavori che io devo completare. Se non lo faccio io non lo fa nessuno. Senta, quando ha avuto nel 99 la notizia della morte di Stanley Kubrick, come l'ha presa? Ancora non ci credo. L'ho presa molto male. È morto mio padre, non mi è sembrato niente. Con la morte di Stanley mi si è portato appresso tutte le mie forze. Beh, 30 anni di vita condivisi fianco a fianco, insomma, sono un grosso pezzo della sua vita. Insomma. Sì, è stato bellissimo, perché mi piaceva vedere il sorriso di Stanley a ogni fine giornata, e che mi ringraziava. E questo mi ha dato, come si dice, quella forza, pur se mi sentivo stanco. Però continuavo a lavorare. Grazie ad Emilio D'Alessandro, assistente personale di Stanley Kubrick, lo ricordiamo per 30 anni, Filippo Olivieri, grazie anche a lei, responsabile dell'archivio Kubrick, entrambi autori del libro Stanley Kubrick e me, pubblicato dal Saggiatore. Allora grazie davvero per essere stati con noi e per averci raccontato queste esperienze uniche e irripetibili. Adesso linea alla regia, una breve pausa pubblicitaria, poi ritorniamo con i giornali locali, la rassegna stampa.